Benvenuto. Namaste. Sono Elisabetta, insegnante di yoga da più di 20 anni e oggi vedremo insieme una splendida posizione, Supta Baddha Konasana. Il nome tradotto dal sanscrito significa Supta disteso, Baddha legato, Kona angolo, Asana posizione e quindi posizione distesa legata ad angolo, ma è più conosciuta come la posizione della farfalla distesa o la posizione del ciabattino disteso. È una posizione che offre moltissimi benefici. Infatti favorisce il rilassamento del corpo e della mente, dà sollievo nei disturbi del ciclo, rilassa profondamente il bacino, le anche e i muscoli interni delle cosce, allevia lo stress e aiuta in caso di disturbi del sonno. Stimola il secondo chakra, Svadhisthana, legato alla creatività, all'emotività e al cambiamento. Vediamo ora insieme moltissime varianti di questa posizione utilizzando anche i supporti. Infatti avremo bisogno di un plaid ben ripiegato, 2 mattoncini, una cinghia yoga, 2 bei cuscini spessi e un bolster. Possiamo iniziare a praticarla anche senza nessun supporto. Portiamo le mani dietro alle cosce e piano piano accompagniamo il corpo a distendersi a terra. Le mani sostengono il capo e piano piano adagiamo ogni singola vertebra a terra e per ultima la testa. Portiamo le braccia lungo il corpo, leggermente distanti, ruotiamo i palmi verso l'alto e piano piano lasciamo cadere verso l'esterno le ginocchia, mantenendo le piante dei piedi unite tra di loro. E qui possiamo scegliere la distanza dei piedi dal corpo, avviciniamo per una posizione un pochino più intensa e allontaniamo per alleggerire la posizione. Possiamo scegliere di sostenere le ginocchia con i mattoncini, scegliendone l'altezza, la prima altezza, la seconda o la terza, oppure utilizzare il plaid ripiegato, oppure i cuscini. Possiamo anche appoggiare la parte esterna dei piedi su 1 o 2 mattoncini. Questo ci aiuterà a far aderire un pochino di più la schiena a terra ed evitare che si inarchi eccessivamente causandoci fastidio o disagi. Possiamo anche appoggiare il bacino su 1 o 2 mattoncini. Possiamo anche utilizzare un mattoncino posto sotto alla testa e uno tra le scapole. Anche qui possiamo gestire l'altezza. Con la prima altezza, con la seconda altezza, sia per la testa sia per il dorso. Possiamo mantenere la seconda altezza per il dorso e utilizzare la terza altezza, la più alta, per la testa. Possiamo anche usare il bolster appoggiato orizzontalmente e possiamo aiutarci nell'appoggio della testa con il mattoncino, sempre scegliendo l'altezza e ricordandoci che anche per le ginocchia possiamo usare un sostegno in qualsiasi versione. Anche questa è una versione carina e interessante, in cui abbiamo la parte bassa della schiena e i piedi appoggiati sul bolster, il dorso e la testa a terra. Oppure distendiamo la schiena sul bolster e anche la testa. Possiamo usare un mattoncino oppure il plaid ripiegato per sostenere la testa. Vi propongo 2 possibilità per usare la cinghia. Nella prima indossiamo così la cinghia, la passiamo sopra le ginocchia,
La faremo scendere fino agli inguini, fino alle caviglie, avviciniamo i piedi al corpo e piano piano scendiamo. Teniamo la chiusura, la fibbia, davanti in modo da poterla aggiustare a seconda delle nostre esigenze. Nella seconda modalità indossiamo la cinghia, lasciamo scendere le ginocchia e la passiamo sui piedi, sul dorso dei piedi. Qui avremo cura di farla scendere al di sotto della zona lombare, qui nella parte alta del bacino. E poi eventualmente possiamo aggiustarne la lunghezza, se sentiamo di volerla un po' più corta oppure dando spazio, allungandola un pochino di più. Possiamo usare un mattoncino sotto alla testa oppure il plaid ripiegato, ricordandoci sempre che in ogni versione possiamo usare i supporti per sostenere le gambe, quindi i mattoncini, i cuscini oppure il plaid. Nell'ultima versione possiamo usare tutti i supporti, il bolster, il plaid per la testa, la cinghia e i mattoncini o i cuscini per sostenere le ginocchia. E poi ci concediamo un momento di totale abbandono, di totale rilassamento, in cui andremo a respirare profondamente. Bene, spero di cuore che questo video ti possa essere utile per poter praticare questa meravigliosa posizione. Ci sono moltissime varianti, come puoi aver ben visto, utilizzando o meno i supporti, e ti consiglio di provarle tutte in modo da sperimentare ogni volta una sensazione diversa. Ti ringrazio di cuore per essere stato qui con me. Namaste.